Quando ho iniziato a studiare lingue, mi sono spesso chiesto perché alcune lingue, da una parte, sembrassero così difficili da studiare, mentre altre invece mi venissero così naturalmente. E poi ho scoperto il concetto di famiglie linguistiche e tutto ha iniziato ad avere più senso. Prima di addentrarci nel cuore di questo video, lascia che prima mi presenti. Ciao, mi chiamo Siam e sono laureato in lingue. Ne parlo 7 e per questa ragione posso definirmi un poliglotta. E in questo canale ti porto tutta una serie di consigli e segreti per apprendere le lingue in maniera più efficace, ma soprattutto in maniera più divertente. Detto ciò, iniziamo il video di oggi. Che cosa sono le famiglie linguistiche? Pensate alle lingue non come delle sole lingue, ma come delle radici di un albero fatto di ramificazioni, un po' come le famiglie genealogiche, dove ci siamo noi, i nostri genitori, i nostri nonni. Le lingue essenzialmente funzionano allo stesso modo. Lingue come l'italiano, lo spagnolo, il francese, come sappiamo, discendono dal latino volgare, il quale ovviamente deriva da un'altra lingua e deriva da un'altra lingua. E questa derivazione, queste radici, in un certo senso ci fanno capire perché alcune lingue hanno somiglianze non solo nel vocabolario, ma spesso anche in strutture lessicali e grammaticali. E quando ho notato queste connessioni, ho capito che se ne conosci una, imparare le altre diventa molto più semplice. E in questo video è proprio questo che ti andrò a spiegare. Perché è importante conoscere le famiglie linguistiche? Ora vi chiederete come può questa informazione aiutarmi a migliorare e a imparare più velocemente le lingue. Datemi un attimo che ci arrivo. Ma torniamo indietro un attimo alla mia esperienza personale. Quando ho iniziato a studiare alle superiori lo spagnolo, non sapevo nulla della questione delle famiglie linguistiche e ovviamente, come la maggior parte di noi, ho studiato la lingua un po' a caso, un po' come mi veniva richiesto attraverso il libro, seguendo quindi un curriculum ben prestabilito. Ma quando invece più recentemente ho studiato il francese, tutte queste conoscenze, diciamo da poliglotta, le avevo già ottenute ed infatti, sapendo che il francese derivasse dalla stessa famiglia linguistica, mi ha aiutato tantissimo a impararla molto più velocemente di quanto non ho fatto passato con lo spagnolo, cercando in maniera attiva le parole che fra le due lingue si assomigliavano e soprattutto dall'altra parte andando a notare quali fossero quelle parole che non si assomigliavano e studiandole e concentrandomi molto di più su quelle, avendo già tantissimo vocabolario ancora prima di iniziare a studiare. E questo non vale solo per il vocabolario, ma vale anche per le strutture grammaticali, per il come funziona la grammatica. Sapere che mi sarei trovato di fronte di nuovo a le varie coniugazioni, a tempi verbali che già esistono in italiano e che in realtà ho visto anche nello spagnolo, mi ha aumentato tantissimo la velocità di apprendimento, perché sapevo più o meno cosa avrei dovuto affrontare. Quindi conoscere le famiglie linguistiche vi aiuta ad avere una specie di mappa, una specie di tabella che in un certo senso ci fa capire cosa è simile alla nostra lingua e cosa non lo è. Se io dicessi adesso, ad esempio, che voglio imparare in 6 mesi una lingua come il portoghese, una lingua come, non lo so, il francese, considerando un'altra persona, sarebbe un obiettivo completamente fattibile per una persona che viene da una lingua come l'italiano. E ancora più fattibile e addirittura ancora più veloce lo sarebbe per qualcuno che magari ha già studiato altre lingue dello stesso ramo. Ok, ora prima di passare effettivamente a, diciamo, come utilizzare questa informazione per velocizzare in maniera pratica il nostro apprendimento linguistico, andiamo a vedere qualche esempio di similitudini che magari non ci aspettiamo e che ci facciano capire meglio quanto simili possono essere 2 o 3 lingue della stessa
famiglia linguistica. Vediamo ad esempio il caso della famiglia germanica, ovvero quella da cui deriva la lingua inglese. Prendiamo la parola acqua. Ecco, come vedete, la parola water in tedesco diventa Wasser e addirittura in olandese è praticamente uguale. E per farvi capire, le somiglianze fra queste tre lingue non sono neanche così leggere e anzi, secondo le statistiche, il 60% del vocabolario dell'inglese e del tedesco si assomigliano. Vediamo ad esempio parole come apple e Apfel, parole come dormire, sleep, e schlafen, o sorella, sister, e Schwester. Non è sorprendente come, nonostante a noi ci sembrano due lingue così distanti fra di loro, ci siano ancora radici estremamente riconoscibili? Secondo me sì, e come vi ho detto, questo non vale solo per il vocabolario, che è una delle cose che ci viene più facilmente da capire, ma vale anche per la grammatica. Vediamo ad esempio questa frase in giapponese. Watashi wa kino ringo tabemashita. Questa frase significa, come vedete, io ho mangiato una mela ieri. Notate che in giapponese l'ordine degli elementi è soggetto, oggetto e verbo. Ora, se andiamo a confrontare questo con due altre lingue che condividono la medesima struttura, come vedete il turco e il coreano, vediamo che la struttura è esattamente la stessa. Quindi anche se queste tre lingue sono completamente diverse fra loro in sistemi di scrittura, in vocabolario, eccetera, vediamo come una lontana discendenza fra famiglie linguistiche in un certo senso porti ad avere anche queste piccole somiglianze. E può sembrare insignificante in un certo senso, ma ve lo assicuro non è per niente così. Perché ad esempio quando mi sono messo a studiare all'università la lingua cinese, mi sono trovato spesso a vedere che molte delle strutture in cinese fossero molto simili a quelle dell'italiano, e questo mi ha permesso anche nel parlato di parlare in maniera molto più agevole, in maniera molto più naturale, perché in un certo senso sapevo come costruire le frasi. E lo stesso vale con il concetto di coniugazioni nell'arabo. Ora passiamo all'ultima fase di questo video, ovvero come utilizzare le famiglie linguistiche per imparare le vostre lingue in maniera molto più efficace e più veloce. Prima di tutto, fate una scelta consapevole, ovvero se non sapete assolutamente che lingua studiare, ma avete voglia di appunto migliorare voi stessi imparandone una nuova, iniziate magari con una lingua dello stesso ramo dell'italiano, ovvero lingue come lo spagnolo, il francese, il portoghese, il rumeno. Questo vi permetterà di iniziare con il giusto passo e in maniera molto più agevole rispetto a studiare qualunque altra lingua. Se invece avete già deciso quale lingua volete imparare, magari una lingua anche molto diversa dalla vostra, magari andate a vedere se quella lingua appartiene a una famiglia linguistica di lingue che avete magari già imparato, e se non fosse neanche questo caso, allora magari se avete nel vostro futuro intenzione di studiare lingue dello stesso ramo, magari inizialmente decidete di studiare quella, sapendo che poi studiare quell'altra lingua sarà molto più semplice. E questo è proprio il mio caso con la lingua cinese, perché sapendo che il sistema di scrittura giapponese in un certo senso deriva da quella cinese, anche questo potrebbe essere un'ottima strategia. Secondo consiglio per utilizzare le famiglie linguistiche a vostro vantaggio. Mentre state studiando la lingua che avete deciso di imparare, fatevi delle tabelle di vocabolario, tabelle grammaticali, dove andate a prendere tutti gli elementi che quindi sono simili fra queste lingue e che in un certo senso non dovreste neanche studiare a questo punto. Se non sapete come cercare questo tipo di tabelle, utilizzate l'intelligenza artificiale e chiedete a ChatGPT e a qualunque altro chatbot AI di aiutarvi in questo senso, chiedendo appunto di darvi tutte le prime 100 parole più semplici, più basilari,
che si somigliano fra ad esempio lo spagnolo e l'italiano o lo spagnolo e il francese, una cosa del genere, e mano a mano che andate avanti fate questo con argomenti sempre più difficili. Terzo e ultimo consiglio che ti do è quello di immergerti in maniera attiva nella lingua e scovare appunto queste somiglianze. Perché? Perché ovviamente non puoi sapere sin dall'inizio quali sono tutte le parole simili all'italiano e lo spagnolo, ma puoi farlo ad esempio attraverso l'immersione nella lingua, quindi ad esempio guardando una serie TV, un film, leggendo un libro, eccetera. Ti potrebbe capitare di trovarti di fronte a parole anche molto difficili, molto tecniche, che però sono esattamente come in italiano e quindi semplicissime da apprendere per te. Facciamo ad esempio il caso della Casa de Papel, ovvero la casa di carta. Vedendo una serie TV come quella, ti potresti trovare di fronte a un sacco di parole, a un sacco di vocabolario relativo alle banche, ai soldi, alle armi, che magari non saresti in grado di incontrare in altri contesti, e in questo caso potresti trovare delle parole, anche in questo caso di contesti molto, diciamo, tecnici, che però assomigliano all'italiano, e studiarle in un secondo momento. In sostanza, conoscere le famiglie linguistiche non solo è un argomento interessante e teorico da apprendere, ma può essere uno strumento potentissimo per velocizzare il tuo apprendimento linguistico. Detto ciò, questo era tutto per questo video. Spero che ti sia piaciuto. Se così fosse, non dimenticarti di mettere un mi piace, scrivermi un commento per dirmi la tua e iscriverti al mio canale. Accendere la campanellina per rimanere sempre aggiornato su tutti i miei nuovi contenuti. Detto ciò, ci vediamo alla prossima. Ciao!